Oggi vedremo un antipasto veloce e gustoso di epoca romana, l'epitirum. La ricetta di oggi è tratta da due autori. Da una parte abbiamo Catone col De Agricultura e dall'altra Columella col De Re Rustica. Si tratta dell'epitirum, una sorta di patè di olive, possiamo definirlo in questo modo, con l'aggiunta di diversi ingredienti, diverse spezie. Il nome indica proprio il fatto che questo patè veniva spalmato direttamente sul formaggio, quindi banda agli indugi e vediamo subito quali ingredienti ci servono per la nostra ricetta. Per la ricetta proposta da Catone abbiamo bisogno di olive, io ne ho scelte due varietà, 2 cucchiai d'olio, un cucchiaino scarso di aceto, un cucchiaino di coriandolo e un cucchiaino di finocchio, un cucchiaino di rosmarino e infine un cucchiaino di menta. Entrambe le ricette richiedono di avere delle olive denocciolate e tritate. Io questa operazione l'ho già fatta sia con le olive verdi sia con quelle nere. A questo punto bisogna mescolare le olive e poi aggiungere i vari ingredienti, quindi vediamolo insieme. Prendiamo le olive verdi e le mettiamo all'interno di una ciotolina. Facciamo la stessa cosa con le olive nere. Aggiungiamo poi i 2 cucchiai d'olio e un cucchiaino scarso di aceto. Per l'aceto ovviamente la ricetta non riporta le quantità come per gli altri ingredienti, quindi siamo noi a dover decidere. Se amate particolarmente il gusto dell'aceto potete mettere anche una quantità maggiore rispetto al cucchiaino scarso che vi ho indicato prima. Aggiungiamo poi al composto un cucchiaino di coriandolo, un cucchiaino di menta, un cucchiaino di finocchio e uno di rosmarino. L'ultima cosa da fare è quella di mescolare il tutto. La ricetta di Catone è pronta, adesso la mettiamo un attimo da parte e ci dedichiamo invece alla seconda versione, quella di Columella, quindi ripartiremo con le olive e con i vari ingredienti. Poi alla fine aspettate perché vi darò un suggerimento per gustare al meglio questi due patè. Per la ricetta di Columella abbiamo bisogno invece di nuovo delle olive, come abbiamo visto prima, un cucchiaino di prezzemolo e anche del prezzemolo ancora in foglia, un cucchiaino di menta, un cucchiaino scarso di aceto, 2 cucchiai di olio, 2 cucchiaini di miele, un cucchiaio di porro fresco e un po' di pepe. Quindi esattamente come prima riaggiungiamo le olive di entrambi i tipi. Aggiungiamo poi l'olio, i 2 cucchiai, 1 e 1, 2. Mettiamo poi gli altri ingredienti. La menta, un cucchiaino di rosmarino, di nuovo, un cucchiaino di prezzemolo già tritato, il cucchiaio di porro crudo, i 2 cucchiaini di miele. Columella tra gli ingredienti inserisce anche l'aceto pepato, quindi noi metteremo un cucchiaino di aceto e un po' di pepe. L'ultima cosa da fare è di nuovo, come nella versione precedente, mescolare tutto. Per entrambe le versioni, sia per quella di Columella che abbiamo appena fatto, sia per quella di Catone che abbiamo visto in precedenza, è poi possibile aggiungere altro olio, così ci dice la ricetta, per la conservazione. Nel caso della ricetta di Columella, addirittura per conservarlo più a lungo e lasciare un aroma più intenso, si aggiungono le foglie di prezzemolo, quelle non tritate che abbiamo visto negli ingredienti. Se invece vogliamo utilizzare subito questi composti, possiamo, e qui è il mio consiglio, utilizzare un formaggio come per esempio la feta. Col miracolo del montaggio, tra pochissimo i pani saranno ricoperti di feta. Ed ecco quindi il pane ricoperto di feta. L'ultima cosa che ci rimane da fare è aggiungere i composti preparati in precedenza. Quindi, con una bella cucchiaiata, mettiamo il nostro composto sopra il pane. Facciamo la stessa cosa con l'altra ricetta. Ed ecco quindi il nostro piatto completo. È un antipasto molto gustoso, ripreso direttamente dal mondo romano. A questo punto non vi rimane altro da fare che assaggiarlo e noi ci vediamo al prossimo video. Arrivederci!